Cari signori, guardiamo oggi cosa andiamo a fare. Andiamo a fare un piatto tipico napoletano. Mia mamma me lo faceva da piccolo, ma non lo apprezzavo tanto. Poi negli anni invece ho capito che è un piatto fantastico. Pasta con il cavolfiore. Praticamente prendiamo un cavolfiore, io qui l'ho messo un attimino in ammollo per pulirlo, e gli levo le parti più grosse, le metto a fare il brodo. Praticamente tutta la parte intorno, il torso del cavolfiore andrà nella pentola che poi vi farò vedere che sta già bollendo. Allora, invece la parte, quella un po' più piccolina, questa è la parte più le foglie verdi, la parte più piccola e pezzetti tagliati pressappoco uguale, fiori, i fiori, no? Li tagliate, seguite il gambo. Ok, e questo qui. L'andremo a fare con una pasta, con uno spaghetto. E la percentuale dello spaghetto, pensate a un cavolfiore grosso così, sarà 100 grammi, che andremo a spezzettare. Faremo così. La percentuale della pasta deve essere molto inferiore a quella del cavolfiore, deve essere praticamente una minestra di cavolfiore, non una pasta e un po' di cavolfiore. La proporzione deve essere 70% cavolfiore, 70-80 e il resto la pasta. Io lo andrò a fare con lo scalogno. Lo scalogno è una via di mezzo fra la cipolla e l'aglio. A me piace molto. Andiamo a tagliarlo, a metterlo in pentola. In pentola ci metterò 2 alici di quelle sott'olio per dargli il sapore, un po' di prezzemolo, peperoncino e lo scalogno. Ok, allora abbiamo detto che nella pentola ci mettiamo lo scalogno, 2 alici che ho già messo, peperoncino e se avete un po' di prezzemolo. Poi ci buttiamo dentro, facciamo soffriggere un attimo, uno scopo. Voilà. Deve venire una bella pastella, si deve amalgamare tutto. Ok, io ho già un po' che sul fuoco e posso buttarci dentro. Vedete, io ci ho messo anche il fiore, il verde del cavolfiore, il verde e i fiori, i pezzi del cavolfiore. È importante anche il verde, anche un po' di gambuccio, vedete? Non soltanto la parte nobile. Vi faccio vedere. Mentre di qua abbiamo il brodo. Sta facendo il brodo, mi si è spento per sbaglio, che ho fatto, come dicevo, recuperando tutti i pezzi che voi solitamente buttate via. Avevo anche un pezzo di sedano, una costa di sedano in frigorifero un po' passata e l'ho usufruita. Ok. Qui che facciamo? Andiamo a arrosolare un pochino il cavolfiore, gli diamo un po' di sapore, lo facciamo un pochino ammorbidire. Passo di colore. Praticamente lo facciamo andare prima così un 5 minuti. Si va a insaporire bene bene. Io qua già ci butto un po' di sale, così si insaporisce già da subito. Non molto perché io ho salato già il brodo. A questo punto, dopo 5 minuti che si è un po' arrosolato, lo vedete perché è diventato un po' biondino, perfetto, andiamo ad aggiungere il nostro brodo.
quanto brodo. L'importante è che rimanga, diciamo, bagnato, che rimanga umido. Io vado a coprire metà dei cavoli, ora ve lo faccio anche vedere. Metà del cavolfiore, eccoci qua. Io per adesso mi fermerei così, vi faccio dare anche un'occhiata. Vedete l'acqua? Ok. A questo punto copriamo e deve arrivare praticamente a 3/4 di cottura, sarebbe a dire il cavolo ci vuole 25 minuti per cuocere, io lo faccio cuocere sui 15 minuti, 15-17 minuti, quando è ancora al dentino, perché io dopo andrò a buttare la pasta qui dentro, se io arrivo a fine cottura con il cavolfiore mi si sfà, e invece il cavolfiore deve rimanere un pochino croccantino in bocca. Comunque lo sentite, prendete una forchetta e deve essere ancora un po' durino. Lo fa vedere, qui siamo a 6-7 minuti dalla cottura, vedete, bassa, la fiamma bassa, perfetto, sta andando bene così, che buono. E ricordatevi, quando sentite puzzo di cavolfiore, vuol dire che il cavolfiore è vecchio e vi hanno fregato, oppure l'avete lasciato tanto tempo in frigo. Se invece il cavolfiore profuma, che deve profumare, vuol dire che è fresco e va bene così. Allora, come potete vedere, il cavolo ha cotto per 3/4 di cottura, vedete? Non è ancora pronto, ma è già tenero. Comunque sia, la pasta ce la buttiamo dentro, bella pari. Ok, e ce la facciamo cuocere con un po' di pazienza, prenderà il calore e andrà giù. Se avete bisogno di acqua, avete il brodo vicino a voi e ciò da aggiungere, ma io credo che ci si dovrebbe fare. Trattatelo bene il cavolo, non lo girate molto, fate andare giù il tutto, ok, ma pianino, perché sennò vi diventa una polenta. E invece no, deve rimanere, qualche pezzettino io l'ho un po' schiacciato e gli altri rimangono un po' interi. Questa praticamente è risottata, è una famosa minestra di cavolfiore risottata. Tutti i sapori rimangono all'interno, perché la pasta cuoce con tutto il sapore. Guardate, il brodo e il cavolfiore. Cavolfiore, guardate qui, ora ci fa un po', qui sta facendo un po' la cremina. Fuoco non tanto alto. Scordavo di dirvi, mettiamo caso, la pasta, la cottura è 10 minuti in questo caso, anzi 9. Io cosa faccio? 5 minuti la faccio cuocere dentro, poi spengo il fuoco e gli altri 4 minuti con il coperchio sopra continuerò a cuocere, ma in maniera più lenta, così viene pulcro. Bene, sono passati 6 minuti, guardate, io spengo, attenzione, filo d'olio, pepe, ci metto dentro 2 foglioline di basilico, ci voleva il prezzemolo in verità, ma io mi ritrovo questo e va bene. Gli diamo una piccola girata senza farlo soffrire, pianino. Vi ricordo che la pasta non è ancora cotta, vedete? Poi copro e lascio stare così altri 5 minuti, fermi lì. Vi voglio far vedere la bellezza di questo piatto. Guardate che spettacolo. E ora andiamo a assaggiare. Sopra un altro po' di pepe e di olio, anche se l'avete messo prima non importa. Poi io ci sconsiglio il formaggio perché è così buono, così saporito che il formaggio lo sciupa.
prende il sapore suo. Guardate la proporzione, quanto cavolfiore e quanta pasta, poca pasta. È un piatto spettacolare, guardate qui. Buono, piatto povero ma buonissimo. Fatemi la gentilezza di mettetemi mi piace e segnatemi al mio canale YouTube, per me è importante, voglio cercare di crescere, vi sto dando un qualche cosa a voi, una crescita diciamo così in cucina, e vorrei cercare di crescere anch'io. Fatemi questa gentilezza, grazie.